Mi chiedevo dov'è il vero confine etico? Quando è che l'AI smette di essere uno strumento, un tool e diventa una scorciatoia che svuota la nostra creatività? Quali tool ci aiutano davvero a creare e quali invece ci svendono l'anima? Ne parliamo? Ciao, bentornato o benvenuto. Io sono Damiano e quando non insegno nelle scuole superiori qua in Australia mi piace suonare la chitarra, scrivere canzoni, produrre musica mia e di altri, fare il nerd col mixing e mastering. Se sei un musicista o ti occupi di creatività, sono certo che ti sarai già scontrato con questo dibattito o avrai seguito discussioni in merito. Penso sia fondamentale non smettere di parlare, no? E non spegnere i riflettori su sto tema. Quali sono gli strumenti di intelligenza artificiale che sono in grado di supportare la tua creatività e il lavoro che fai? Quali invece ti fanno dire ho svenduto la mia anima alle macchine? Vabbè, passiamo a degli esempi pratici e ne ho uno bello caldo. Prendi il suono di chitarra di prima. Il plugin che stavo usando è Archetype X di Neural DSP. Nello specifico è il plugin di John Mayer. Loro usano l'intelligenza artificiale e il machine learning per creare modelli digitali di amplificatori reali, analizzando l'amplificatore fisico, misurando il segnale in entrata e in uscita e imparando, diciamo, a replicare il suono senza che il programmatore debba simulare a mano ogni singolo componente elettronico e ogni parametro. Ovviamente non ho nulla in contrario, lo uso tutti i giorni, è uno strumento pazzesco. Poi qua a fianco ho il mio Mesa Express 25 watt valvolare che mi leva sempre tante soddisfazioni. Però avere nel computer quei 3 amplificatori di John Mayer non è male, no? Certo l'AI non sta sostituendo il mio modo di suonare con quello di John Mayer, anche se, ammettiamolo, ti piacerebbe, poter dire alla macchina ehi, programma queste mani e fammi suonare come lui. Ma tu che ne pensi? Tool valido o strumento del demonio? Scrivilo nei commenti se ti va. Ora vorrei parlare di un secondo esempio. In un video precedente ho menzionato che ho prodotto un music video, anzi ne approfitto per annunciare che ho 2 nuovi pezzi che usciranno a settembre, di cui appunto uno con un music video. E niente, fatemi spiegare un po' come l'ho prodotto. Prima di tutto ho girato tutto con l'iPhone di mia moglie. Ovviamente avevo già un concept ben strutturato in testa, quindi sapevo già le scene che servivano e quindi ho proceduto a fare una serie di riprese da 10-20 secondi ciascuna, massimo, ne sono venute una sfilza, tra scene principali, B-roll. E poi niente, sono passato a questo software AI che si chiama Runway. In alcune scene ho cambiato la luce, ho oscurato il background di casa. Per esempio puoi chiedergli di far sì che sulla mia faccia ci sia un occhio di bue puntato. Robe pazzesche. Quindi su un'ottantina di questi clip, almeno 30 li ho passati su questo software.
e poi ho fatto il montaggio su Final Cut Pro. E niente, vediamoli un attimo, no? Questo è come si presentava questo clip e questo è quello che è venuto fuori. Ve ne faccio vedere un altro. Alla fine della fiera avrei potuto ingaggiare un film director, affittare uno studios, spendere un milioncino, ma ho optato per spendere un centinaio d'euro. In che senso? Però qui viene la domanda vera e ci arriviamo tra un attimo. Quando le AI ti aiuta a realizzare la tua idea, quando sei tu che hai girato, tu che hai scelto le inquadrature, tu che hai deciso ogni scena, sei ancora tu l'autore. La macchina ti rifinisce il lavoro. Ma quando le AI ha l'idea al posto tuo, quello è un altro discorso e ci arriviamo subito. Quindi io l'ho trovato uno strumento utilissimo, ma secondo te è un tool valido o strumento del diavolo? Scrivilo qua sotto se ti va, eh? Allora, premetto che qua non ho esempi, perché non l'ho mai provato e non credo mai lo proverò e mi rifiuto anche solo ad entrare nel loro sito web. E sto parlando di quel programma, chiamiamolo tecnofascista, che inizia con la S e finisce con 1. Vi faccio vedere solo un pezzettino, un estratto delle parole del CEO di Suno. Sentite, va. It's not really enjoyable to make music now. People enjoy Why'd you say Suno. that? It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. Allora, per chi se lo fosse perso in breve, cosa fa Suno? Ascolta tutta la musica che può ascoltare, copia un pezzo di qua, copia un pezzo di là e poi ti risputa fuori sto collage. Ovviamente ho semplificato, però il succo è quello. Allora, io capisco il tizio che l'unica cosa che ha suonato nella sua vita è stato il citofono. Ha voglia di divertirsi così, casseggiare un po', va bene, ci sta. A patto che ovviamente non sia scaricabile e che poi non ci sia lo stronzo di turno che se lo carica sulle piattaforme di streaming. Per non parlare che la gente del mestiere, e ne ho sentiti, tra producer, musicisti, che ti vengono a dire ma è il futuro. Ma quale futuro? Oh, ma vi siete bevuti al cervello? O l'anima? Quindi, ultimo esempio. Tool o strumento del diavolo? Ditemi la vostra nei commenti. Ma secondo me manca il diavolo se vuole insozzare con sta monnezza. Alla prossima.